Il Centro di Ricerche Agroambientali Enrico Avanzi dell'Università di Pisa è impegnato da tantissimi anni su ricerche nel tema della sostenibilità ambientale dei sistemi agricoli e forestali. Anche per quest'anno ospitiamo l'importante evento Agroecologia al Centro, giunto alla sua 7ª edizione, un evento che ha un obiettivo fondamentale, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche gli esperti del settore sul tema della sostenibilità ambientale dei sistemi agricoli attuali. Eventi come questo, con oltre 70 persone fra studenti, ricercatori, tecnici, agricoltori, dimostrano che l'agroecologia è veramente al centro dell'interesse quando parliamo di sviluppo di sistemi agricoli sostenibili. Abbiamo impostato questo evento cercando di affrontare tutti gli aspetti dell'agrobiodiversità, da quella genetica a quella di specie a quella di habitat, dimostrando che esistono diverse soluzioni pratiche per migliorare i sistemi agricoli che sono alla portata degli agricoltori e che soprattutto funzionano. Questo per noi è un momento molto importante per non soltanto mostrare quello che facciamo, ma mostrare anche un approccio in cui noi crediamo fortemente e che è quello che vede i sistemi agricoli diversificati come base di un rilancio dell'agricoltura e vede anche la collaborazione tra diverse istituzioni, in questo caso la Scuola Superiore Sant'Anna e l'Università di Pisa, come elemento fondante di un rilancio non solo dal punto di vista della ricerca ma anche della formazione, della divulgazione e quant'altro. Quindi state sintonizzati su questi canali perché ne vedrete delle belle nel prossimo futuro. Insieme ai partecipanti al percorso sulla diversità a livello di geni abbiamo visitato le parcelle sperimentali dove stiamo realizzando una selezione specifica per l'agricoltura biologica di genotipi, varietà di frumento e altri cereali per l'agricoltura biologica. I partecipanti hanno potuto toccare con mano la complessità ma anche l'importanza di questo lavoro certosino che viene svolto insieme agli attori con cui collabora il Centro Avanzi per selezionare del materiale adatto a dare gambe, per così dire, alle pratiche agroecologiche del futuro. Nell'ambito della giornata di agroecologia uno dei temi trattati è la diversità a livello di specie. Per quanto riguarda i progetti del Centro Avanzi che si occupano di questo aspetto, uno dei più importanti è il progetto PEREIT, che si occupa anche della diversità a livello di specie per andare a trovare delle soluzioni che siano alternative all'utilizzo degli erbicidi per il controllo delle erbe infestanti. Quella che vedete alle mie spalle è una pratica di diversità multilivello perché abbiamo a che fare con un sistema agroforestale dove in realtà quello che si può vedere sono gli alberi in consociazione a colture erbacee che sono a loro volta consociate, che sono il frumento, il frumento tenero da granella ovviamente e il pisello proteico, che sono quasi a maturazione per essere raccolti. Perché è una pratica interessante? Perché mettere insieme due colture sulla stessa superficie ci permette di, oltre a tutta una serie di benefici per quanto riguarda il sostegno meccanico della pianta, un discorso anche di ciclizzazione dei nutrienti legati alla coltura leguminosa in consociazione, ma uno degli aspetti più interessanti è proprio quello del controllo delle infestanti. Utilizzando due colture sullo stesso appezzamento di terreno si vanno a occupare quelle nicchie ecologiche che sarebbero utilizzate se no dalle infestanti o più facilmente colonizzabili dalle infestanti. Per quanto riguarda il frumento abbiamo utilizzato in questo caso specifico la varietà Ludwig, che è una varietà svizzera che viene utilizzata prettamente per la foraggicoltura, anche se in realtà sembra avere una duplice attitudine e considerando
questo aspetto molto interessante, abbiamo provato ad utilizzarla nel nostro contesto per vedere anche quale fosse il suo comportamento nel nostro areale. Un aspetto interessante del frumento Ludwig, sempre riguardante il controllo delle infestanti, ed è anche l'aspetto che ci permette di utilizzarlo in foraggicoltura, è che tende ad avere un accestimento molto come dire, espanso nello spazio. Le foglie sono larghe e tendono a occupare, soprattutto nella fase di accestimento, molto spazio, rendendola efficace, una varietà efficace di frumento per il controllo delle infestanti. Oltre al fatto, ed è per questo che è interessante anche in biologico, che ha uno sviluppo in altezza piuttosto elevato ma non esagerato, è sempre una varietà moderna, e queste sono tutte caratteristiche che la rendono una coltura adatta anche in agricoltura biologica, proprio per il controllo delle infestanti. La prova che vedete alle mie spalle tratta, a differenza della precedente, della diversità a livello intraspecifico, cioè quello che siamo andati a fare è testare con due varietà di frumento. Una è sempre la Ludwig che abbiamo mostrato prima, l'altra è la varietà Bologna, sempre di frumento tenero. Perché le abbiamo messe insieme? Le abbiamo messe insieme per andare a valutare come un mix anche intraspecifico, mettendo insieme le caratteristiche di frumenti differenti, possano andare a presentare dei vantaggi sia da un punto di vista della stabilità della resa, sia da un punto di vista del controllo delle infestanti, senza andare a contare un vantaggio da un punto di vista magari della qualità della granella prodotta. Quello che vedete è una sistemazione in strisce, dove all'interno di ogni strisciata è divisa in 3 parti, dove abbiamo il mix delle due varietà e le due varietà coltivate da sole. Quella che vedete alla mia sinistra è stata la strisciata seminata più precocemente, che è stata fatta a fine dicembre per motivi legati al meteo, ma che sarebbe nella nostra intenzione doveva essere seminata prima. Fine dicembre. Quella che vedete alle mie spalle è stata seminata nella prima decina di gennaio, nella prima decade di gennaio. Quella che vedete in fondo è stata seminata a fine gennaio. Volevamo andare a vedere anche se queste due varietà presentassero un'alternatività e quindi la possibilità di essere seminate anche in periodi più tardivi per motivi legati sempre al cambiamento climatico e alla difficoltà negli ultimi anni di entrare in campo in autunno. Quello che abbiamo potuto constatare, si può vedere abbastanza bene alle mie spalle, è come la cultivar Bologna, che è un grano tenero moderno, che in realtà non è stato selezionato per il biologico, ma è l'unica varietà che viene utilizzata in Italia per il biologico, coltivato da solo, ha avuto delle difficoltà in tutte le epoche da un punto di vista del controllo delle infestanti. La taglia è piccola, l'accestimento non è un granché e quindi si rischia sempre, soprattutto andando a seminare tardi, di avere dei problemi da un punto di vista del controllo delle infestanti. Mentre potete vedere nelle strisciate di Ludwig in purezza e Ludwig in mix con il Bologna, si può osservare come il controllo delle infestanti sia stato maggiore grazie alla caratteristica del Ludwig di avere un buon accestimento e avere una taglia più elevata. Questo per arrivare alla conclusione che comunque coltivare le colture in intercropping, che sia a livello di specie
ma anche a livello intraspecifico porta dei vantaggi, soprattutto nell'ottica del controllo delle infestanti.